Ragazze mie e ragazzi miei, bentornati sul mio canale. Allora, l'argomento che tratteremo oggi è quello della guarigione emozionale, affinché possiamo andare a manifestare la sacra unione di fiamma. Allora, andremo nello specifico a trattare quei punti funzionali a sciogliere i blocchi emotivi che ci portiamo dietro da anni o decenni. Quante volte abbiamo espresso la voglia di sentirci felici e appagati, no? Cercando proprio di capire quali fossero realmente le cause del nostro malessere. Ecco, il nostro malessere ha origini ben più profonde di quanto possiamo credere. Arriviamo sulla Terra per fare un viaggio iniziatico che ci riconduca all'uno, ossia a sentirci parte di un'unica cosa e separati da nulla. La Terra è una scuola dove facciamo l'esperienza della dualità, ossia quella dell'apparente, divisione. Quell'apparente divisione da quello che ci circonda e anche dall'altro e dagli altri fuori di noi, no? Il nostro compito è quello di sviluppare le nostre potenzialità, ossia quelle attitudini psico-spirituali che ci riaccordano proprio all'armonia divina di cui siamo figli ed espressione, ok? Ma cosa voglio dire nello specifico con questo? Voglio dire che il nostro compito è quello primariamente di ricordarci la nostra origine e matrice divina, che scendendo sulla terra abbiamo temporaneamente dimenticato. Questo lo si fa attraverso l'esperienza della vita stessa, ossia attraverso l'esperienza della vita stessa noi ci riaccordiamo a quell'origine, a quella matrice divina. E in questo fare, in questa esperienza, le persone e le circostanze saranno il nostro terreno di gioco, affinché i canali della nostra intuizione siano riaperti e ci riaccordino e ci ricordino tale connessione. Perché dico ricordare? Perché ricordare viene proprio dal latino cor cordis, che significa riportare al cuore la memoria. È il cuore che custodisce la memoria della nostra divinità ed è sempre il cuore il protagonista principale del nostro video di oggi. Alla fine, infatti, di questo esposto vi farò fare una pratica che vi condurrà proprio lì, proprio da Lui, perché è Lui, l'unico e solo, che salverà tutti noi, sempre e comunque. Ma prima di questo vi esporrò proprio dei concetti che andranno a fertilizzare quel terreno intorno al cuore, per dare modo anche alla vostra parte mentale di allinearsi allo sblocco del grande potere del vostro cuore, o quarto chakra. Il principio della dualità è il principio cardine dell'esperienza terrena. L'uomo può risalire all'uno soltanto mettendo in equilibrio le sue polarità principali. E quali sono? Yin e Yang. Il suo maschile, l'energia impetuosa dell'azione, e il suo femminile, l'energia compassionevole della sua ricezione, intuizione. Tutto sulla Terra è duale e facendo l'esperienza di tale dualità
L'anima dell'uomo anela ad unire ciò che illusoriamente sembra diviso e lo fa ricordando, quindi riaccordandosi all'armonia della divinità che egli stesso incarna. Il principio femminile è lo yin, chiamato anche divino femminile. Il principio maschile è lo yang, chiamato anche divino maschile. Questi principi sono due archetipi. Cosa vuol dire archetipi? Ossia due grandi modelli universalmente validi sempre e per sempre. Cioè sono dei modelli di riferimento perfetto, a cui l'essere umano anela quando si incarna sulla Terra. Bene, tali principi egli, cioè l'essere umano, già li incarna di per sé. Quindi, cosa voglio dire quando dico anela? Significa che l'essere umano, quando giunge sulla Terra, ha dentro di sé il seme di quegli archetipi, ossia sono in potenza e non ancora manifesti. O meglio, non è manifesta la piena completezza di quegli archetipi, che si raggiunge a seconda del livello di coscienza a cui l'essere umano può arrivare in una data incarnazione. E attraverso le sue esperienze tenderà sempre di più all'evoluzione, aspirando ad arrivare alla perfezione appunto di quegli archetipi, cercando di migliorarsi ogni giorno di più, perché quegli archetipi sono proprio dei modelli di riferimento a cui l'essere umano incarnato tende, proprio per sua natura, spontaneamente, tende per sua natura e spontaneamente ad integrare il massimo che può raggiungere, ossia metterli dalla potenza in atto, ok? Ma cos'è che quindi l'essere umano vuole integrare veramente? Cos'è ciò che cos'è ciò che gli darà il pieno appagamento? Ossia, cos'è che gli darà quel sentirsi finalmente unito con il tutto? Bene, ciò che gli darà quella sensazione è l'equilibrio di tali archetipi, ossia l'equilibrio del suo divino femminile e del suo divino maschile. Fra le due grandi polarità, il segreto per raggiungere tale equilibrio è scegliere di perseguire coscientemente la via di mezzo, ossia la giusta dose di yin e di yang. In medio stat virtus, nel mezzo sta la virtù. Questa, come vi ho spiegato anche nell'altro mio video sulle fiamme gemelle, si può dire che questo è da guardare anche dopo aver visto quel video, questo video qui di cui stiamo parlando adesso, quello che stiamo creando adesso. Allora, quello che vi stavo dicendo adesso, è chiamata dai kabbalisti, cioè la via di mezzo, la via mediana o via regale, che è la via centrale, che si trova fra le due polarità dell'albero della vita, come vi ho anche spiegato nel video delle fiamme gemelle. E come diceva Eliphas Levi, un grandissimo esoterista dei primi dell'Ottocento, la virtù è l'arte di bilanciare le forze in gioco, ossia yin e yang, per equilibrarne il movimento. Abbiamo dunque detto che il divino maschile e il divino femminile sono i due grandi archetipi dell'esistenza, ossia i due modelli di riferimento a cui anela sviluppare l'essere umano,
al suo massimo grado possibile. Ossia, l'essere umano quando si incarna, a seconda del livello di coscienza in cui si incarna, anela a un certo grado di coscienza raggiungibile, ok? Quindi l'anima che si incarna sulla Terra deve raggiungere il massimo dell'evoluzione che si è prefissa, equilibrando questi due archetipi. Bene, questi due modelli archetipici sono ciò che conosciamo come le fiamme gemelle, che coesistono all'interno di ognuno di noi, perché ognuno di noi ha in sé entrambe le polarità, ossia yin, ricezione femminile, e yang, azione maschile. E come fa l'uomo a sperimentare entrambe le polarità e cercare la via che poi le porti a manifestare il loro equilibrio? Come fa l'uomo a fare tutto questo? Come fa a sperimentare prima una e poi l'altra e poi a capire quale per se stesso è l'equilibrio di queste due grandi forze in gioco? Il terreno di gioco, appunto, sono le relazioni. Le relazioni a partire dai primi modelli terreni di Yin e Yang di riferimento, quelli che chiamiamo madre e padre, ossia l'archetipo padre e l'archetipo madre che ci siamo scelti in questa incarnazione. Yin e Yang, il divino femminile e il divino maschile, sono dunque il grande archetipo madre e il grande archetipo padre. Dunque, le fiamme gemelle che coesistono all'interno di noi rappresentano la necessità di incarnare la massima manifestazione possibile, secondo il massimo grado di coscienza raggiungibile, del principio di amore e compassione. Ripeto, a cosa anela l'anima dell'uomo che si incarna sulla terra? Anela a manifestare azioni yang di amore e compassione yin. Questo è ciò che l'anima dell'uomo si prefissa di fare quando scende sulla terra. Ora, tale progetto verrà portato avanti attraverso le esperienze di vita che l'anima di ognuno di noi ha già prestabilito prima di incarnarsi. Tali esperienze sono definite dal karma. Quando poi le esperienze del karma, io le chiamo anche esperienze scuola, vengono integrate, succede che, proprio come quando si finisce la scuola, si può iniziare a scegliere autonomamente, chiamato libero arbitrio, che strada prendere. Vado all'università, mi metto a lavorare, che cosa faccio? Ok. Ma finché tali esperienze non vengono superate, si ripetono i cicli, proprio come quando si ripete l'anno a scuola. Questo vi rimando al mio video su karma e libero arbitrio e anche come liberarsi dall'attaccamento e l'identificazione che è connessa. Ok. Ora, l'esperienza della fiamma gemella è un'esperienza spirituale che avviene all'interno di noi, ok? Al di là se la nostra fiamma la incontriamo o meno sul piano della realtà 3D. Perché non è detto che la incontriamo. Perché incontrare la fiamma sul piano della realtà 3D manifesta significa aver raggiunto un grado di elevazione spirituale altissimo. Ok? E questo vi rimando anche qui al mio video sulle fiamme gemelle. Quando la incontriamo nella 3D dunque significa che siamo già ad uno stadio molto elevato, molto evoluto, spirituale.
e siamo pronti a portare al collettivo l'esempio del vero amore incondizionato, attraverso opere e progetti funzionali al risveglio dell'umanità. Ora, quello che mi preme sottolinearvi è che in qualsiasi tipo di relazione voi vi troviate adesso, all'interno di voi agisce costantemente la vostra fiamma, ossia agiscono costantemente i grandi principi archetipici del divino femminile e del divino maschile che vi conducono inesorabilmente a migliorarvi e a farvi crescere, a far crescere in voi la consapevolezza a cui tali principi anelano, ossia manifestare azioni di puro amore e compassione. Quindi non focalizzatevi tanto nel capire se la vostra relazione è fiamma, karmica, compagna o altro, altrimenti rischiate di trincerarvi in qualcosa che rallenta o blocca il processo evolutivo, quanto piuttosto di focalizzarvi nel manifestare il principio stesso delle fiamme, ossia, ripetiamo qual è, manifestare azioni di puro amore e compassione. In tutto ciò che fate e con chiunque abbiate a che fare, vige il principio delle fiamme in voi, perché il divino maschile e il divino femminile sono gli archetipi che coesistono all'interno di noi. Ok? Ecco, dunque, a proposito di ciò, affinché si possano manifestare azioni di puro amore verso l'esterno, dobbiamo integrare prima di tutto l'amore per noi stessi. E questo lo faremo andando con proprio questo video specifico ad individuare quali sono i blocchi emotivi che l'hanno impedito fino ad oggi. Ok? La sacra unione del divino maschile e del divino femminile è anche chiamata nozze alchemiche, che devono avvenire all'interno di noi prima che la realtà 3D ne manifesti la diretta conseguenza. Una coppia nell'unione o coppia felice non è una coppia scevra di problemi, ok? Ma piuttosto una coppia in cui due persone consapevoli scelgono di stare insieme per cooperare l'uno con l'altra alla scoperta di se stessi. Ossia scelgono consapevolmente di evolvere spiritualmente grazie allo specchio dell'altro. Queste due persone hanno perfettamente chiaro il fatto che non esiste realtà fuori che non sia una propria proiezione interna. E alla luce di questo usano, tra virgolette, l'altro, cioè si usano a vicenda con amore, con cooperazione, per comprendere ciò che non sanno di se stessi, confrontandosi con umiltà sui propri gap emotivi. Ma questo lo spiegheremo fra poco. Nel caso di una coppia in cui uno dei due è più evoluto dell'altro, spesso questo succede nei rapporti di fiamma gemella, quando è la donna sempre a risvegliarsi prima, soprattutto quando c'è il runner, colui che scappa e quindi si innesca nella donna il risveglio spirituale totale che è pronta a manifestare, ma per questo vi rimando anche lì al mio video sulle fiamme gemelle. Allora, nel caso in cui di una coppia in cui uno dei due è più evoluto dell'altro, ossia uno dei due conosce bene la grande legge dello specchio di risonanza di attrazione, attraiamo sempre ciò che siamo dall'interno, o consciamente o inconsciamente, allora quella parte più evoluta, una delle due persone più evolute, userà l'altro per riconoscere le sue ferite o ombre e porterà l'esempio all'interno della coppia di come affrontarle.
ossia si porrà con umiltà davanti a quelle stesse ferite. E anziché incombere in un vecchio copione di litigi e avversità, ormai già sperimentati, avrà l'occasione di cambiare il proprio comportamento e proprio switchare in avanti, progredendo nella propria evoluzione spirituale. Ovviamente questo è valido sempre in qualsiasi tipo di relazione vi troviate. Poi, per quanto riguarda le fiamme gemelle incarnate entrambe, se la vostra anima ha scelto di incontrarla in questa incarnazione, allora la loro unione o riunione avrà una valenza di natura globale, cioè un impatto sul collettivo di natura proprio profonda. Ossia la loro riunione sarà funzionale a creare un progetto nella materia che porti luce e consapevolezza al collettivo. Nel caso di relazioni karmiche, per esempio, invece, quando la relazione ha terminato ciò che doveva far imparare alle due persone, il patto karmico si scioglie. Ma adesso io non voglio soffermarmi su questo. L'abbiamo fatto nel video delle fiamme gemelle, poi magari ne approfondiremo ancora di più il senso. Adesso voglio focalizzare l'attenzione nel gettare le basi, ossia aiutarvi a fertilizzare il terreno affinché possiate integrare dentro voi stessi le nozze alchemiche della Sacra Unione, per poi manifestarle all'esterno, quindi concretamente, nella vostra vita, in termini di pensieri, parole, azioni e desideri. Ok? Allora, ragazze mie, cos'è il matrimonio? Il matrimonio è di fatto un giuramento, sacramento di unione di due anime incarnate che scelgono di stare insieme. Bene, ora andiamo a capire qual è il punto di vista del significato originale del matrimonio, il suo significato esoterico. Quando tu prendi il sacramento del matrimonio, stai facendo un'unione spirituale dentro di te, ossia ami qualcun altro perché hai imparato ad amare te stesso. Se questo venisse spiegato prima che qualcuno si sposi, molto probabilmente il matrimonio verrebbe proprio preso come un importante patto animico che viene portato coscientemente nella 3D, nella più totale consapevolezza, e molti magari non si sposerebbero perché sarebbero costretti a fare un esame di coscienza che li potrebbe seriamente portare a riflettere su cosa significa veramente amare se stessi. Quindi il vero matrimonio è qualcosa che fonda le sue radici nella totale presa di coscienza del sacrificarsi all'amore dell'altro. Ma cosa vuol dire sacrificarsi all'amore dell'altro? Ossia io mi sacrifico all'amore dell'altro perché so che l'altro sono io. Io mi sacrifico per il mio io più grande, per conoscere il mio io più grande attraverso l'altro. Grazie all'altro io ritrovo me. Legge dello specchio di attrazione o di risonanza. Ma cos'è il sacrificio? La parola sacrificio significa rendere sacro ciò che faccio. Io rendo sacro te e la mia unione con te. E sapete quando si arriva a tale consapevolezza?
Sapete quando capisci che l'altro sei tu? Lo capisci proprio in questo momento. Ossia, quando capisci che l'altro sei tu, ossia quello che mi manda l'altro sono e saranno sempre mie proiezioni interne. Così, assodato questo, io benedico e rendo sacra questa unione, perché attraverso l'altro io mi avvicino sempre più a me, io mi avvicino sempre di più alla mia controparte divina interna. Sposarsi in modo consapevole significa che io capisco e scelgo che quella persona è la persona che va bene per me, per fare il mio lavoro spirituale qui, ora con un'altra persona. Ossia, tu scegli che la tua elevazione spirituale la farai in coppia invece che da solo. E vuoi che quella persona sia il tuo maestro o la tua maestra. Questa è la consapevolezza che si deve avere, dovrebbe avere prima di sposarsi con un'altra persona. Cosa significa amare se stessi? Allora, si parte dal primo step che ha come fondamento il perdono. Allora, quando si entra in questa fase, dobbiamo affrontare il problema dell'accusa, ossia tutto il male che mi hanno fatto, le offese che abbiamo ricevuto. Entriamo cioè nel risolvere uno dei primi grandi archetipi universali, che è quello del bambino ferito. Ognuno di noi, per svariate cause, ha vissuto nella propria vita questo archetipo qui, ossia laddove ha percepito un'ingiustizia, perché proprio a me non è giusto, non accetto questa cosa, ok. Anche coloro i quali hanno raggiunto per esempio già una certa stima di se stessi, su una certa cosa però non è così. Ecco, lavorare con il perdono significa che una parte di noi ha diritto alla nostra attenzione e al tempo stesso è fondamentale che noi facciamo qualcosa per fare un passaggio di svolta, altrimenti ci continueremo a comportare sempre in questo modo, manifestando i copioni del bambino ferito. Ok? Che succede quando il bambino ferito proietta il suo copione? Succede che sceglieremo i partner di ferite, cioè sceglieremo colui che avrà le nostre stesse ferite, i cosiddetti compagni di ferite. Quando litigano, sono le loro parti ferite che si parlano e non le loro parti sane. Elaborare la ferita di quel bambino significa mettersi davanti alla propria responsabilità piuttosto che della propria colpa. Ma cosa voglio dire con questo? Significa assumere il proprio potere con responsabilità senza essere vittima della propria ferita. E questo porta a fare automaticamente delle scelte diverse dal passato. Scelte diverse in cui, per esempio, ad esempio, no, coscientemente nel passato volevamo dire no a qualcosa, ma abbiamo detto di sì, oppure volevamo dire di sì, ma la ferita ci ha fatto dire di no. Ok? E questo è applicabile ovunque e per qualsiasi circostanza. Ovviamente ci sono dei tempi e delle tappe affinché questo processo avvenga.
E ci sono persone che hanno subito fortissime ingiustizie da bambini e a 40 anni hanno fortissimi problemi di varia natura, anche di qualsiasi natura, anche quella sessuale per esempio, ok? Per dirne una. Ecco, solo lavorando sull'archetipo del bambino ferito si sblocca completamente. Perché ora vi dico una cosa. Quanto più sei vittima, cioè il bambino ferito, tanto meno potere tu hai. Questo è un assunto imprescindibile. Quindi, per riprenderti il tuo potere rispetto a qualsiasi cosa nella tua vita, devi poter vedere in che modo tu hai contribuito affinché si manifestasse questa mancanza di potere. Devi poter vedere che cosa tu non hai fatto per difenderti, che cosa tu non hai fatto per proteggerti. E badiamo bene che questo non è assolutamente rimproverarsi, ma bensì è capire che cosa non ha funzionato per poterlo modificare. Non si può modificare qualcosa se non vediamo e capiamo gli ingranaggi profondi che l'hanno manifestata. Ok? Ma adesso entriamo nel vivo della questione. Passiamo proprio adesso a capire e andiamo direttamente a lavorare su questo. Allora, inizierò con il formularvi delle domande a cui dovete rispondervi in maniera proprio spontanea e immediata. Queste sono domande che servono a instillare dentro di voi l'apertura del cuore, ossia il cosiddetto lavoro del lasciare andare. Vi farò dunque delle domande di autoanalisi, ok? Per iniziare questo viaggio dentro voi stessi, per andare ad illuminare quelle stanze buie, dove si celano i vostri più grandi talenti, doni e potenzialità. E queste sono domande molto usate in un vero percorso di psicoterapia. Sono funzionali a debellare completamente i grandi blocchi emotivi che ci impediscono una vita sana e autentica. Allora, entriamo proprio nel vivo della questione e di queste domande di autoanalisi. La prima domanda che vi faccio è: ho dei ricordi emotivi da guarire? Cioè, ho delle esperienze passate che mi ritornano? Se la risposta è sì, indicatevi quali sono. Ok? Se vi vengono a galla, qualsiasi cosa di spontaneo che vi viene a galla, ok? Altrimenti potete anche mettere in pausa il video e scrivervele, ok? Se non ce li avete va bene così, ok? Seconda domanda. Attualmente, e ripeto attualmente, ho dei rapporti della mia vita da guarire? Ossia, per esempio, litigo spesso con qualcuno? Sono insoddisfatta o insoddisfatto di qualcuno? Non mi sento abbastanza a mio agio in alcune relazioni o in una relazione in particolare? Non capisco che cos'è che non va? Oppure, per esempio, perché le mie storie d'amore finiscono sempre? Oppure, se parliamo nell'ambito lavorativo, trovo sempre un collega che mi crea problemi? Oppure, non riesco a chiedere un aumento? Ok? Insomma, la domanda è nel presente, quindi adesso ho dei rapporti che sento abbiano qualcosa da mettere a posto?
Ok. La terza domanda è: uso delle ferite emotive per controllare le situazioni? Attenzione perché questa domanda è molto molto sottile. Ripetiamo. Uso delle ferite emotive per controllare le situazioni? Tipo, vi faccio un esempio, per capire proprio come individuare questa cosa, ok? Per esempio, io da piccola non ho avuto affetto, uno dei miei genitori era più assente dell'altro, per esempio, oppure quindi quando il mio partner o la mia partner mi chiede affetto, come reagisco io? Mi altero? Mi allontano? Se il mio partner o la mia partner mi chiede affetto, questo da rivoltare anche a specchio, no? Sull'altra persona. E l'altra persona siamo sempre noi, che riflette un aspetto di noi. Ok. Se il mio partner che quando gli chiede affetto scappa o comunque sia si altera o si allontana, ok? Oppure il nostro partner ci dice che non è abituato a fare questo, quindi si allontana, ok? Allora, se sono io ad allontanarmi, ok? Puntiamo l'attenzione su di noi. Se sono io ad allontanarmi quando lui mi chiede affetto, ok? Da rivoltare anche a specchio è la stessa cosa. Se io mi allontano, io cosa sto facendo? Se io mi allontano quando mi chiede affetto, io sto usando una mia ferita emotiva per controllare il presente. Ok? Infatti, se noi ritorniamo al fondamento del matrimonio, ossia due persone che si uniscono consapevolmente per cooperare alla loro evoluzione, non competere sulle loro ferite, ok? Quindi il fondamento del matrimonio è proprio, ossia dell'unione sana, non scappare e affrontare quella dinamica con umiltà. Ok? Ripeto, questo vale anche nel caso in cui siamo noi a tirare il partner che ha questa ferita emotiva, perché ce l'abbiamo noi al nostro interno nascosta da qualche parte. Quindi nel caso in cui, per esempio, siamo noi che chiediamo affetto, le coccole o comunque sia l'attenzione e non ci viene data, allora quella persona, lui o lei, che non ci dà l'attenzione, è lo specchio esatto di una nostra ferita emotiva che emerge grazie all'altro. Ok? Che cosa accade a questo punto? Per esempio, può accadere questo, no? Che noi, che non ci viene dato affetto, ok, quando lo chiediamo diciamo: ah, ok, amore, dai, non ti preoccupare, se non sei abituato, allora va bene. No. Allora, cosa stiamo facendo noi in questo caso? Stiamo dando all'altro il permesso di controllare la nostra crescita spirituale. Ok? Ossia, cosa succede? Lo ribaltiamo da capo. Allora, se è lei, ok? Se è lei, no? Se lei, in quel caso dice: ah, ok, non ti preoccupare, ok, sei abituato così, va bene, sta somatizzando, ok? Allora lei in quel caso sta dando all'altro il permesso di controllare lei nella sua crescita spirituale le ferite di un altro. Vi spiego ancora meglio. Allora, qual è il comportamento più giusto in questo caso? Per la sua crescita spirituale, per la crescita spirituale di lei, qual è il comportamento più giusto che deve adottare? Certamente non è quello di dire: no, tu mi devi fare le coccole a tutti i costi, ti voglio a tutti i costi, mi devi dare attenzione. No, ma dire a noi stesse: se questa cosa è perfetta per me, perché l'altro è una mia proiezione e questa è una lezione che mi arriva dalla mia anima, quindi dall'alto, ok? Perché la mia anima sta chiedendo questa esperienza per evolversi. Allora, cos'è che devo imparare dal fatto che lui non sta rispondendo a questa mia richiesta? Risposta. Perché lui mi sta facendo capire che io
non sono capace di stare distante da qualcuno. E allora lui mi sta insegnando questa cosa. Ok? Quindi un approccio di questo tipo in coppia, capite che lavorando in questo modo, cioè facendosi queste domande, ci catapultiamo immediatamente nel vero percorso iniziatico della maestria, andando incontro al vero significato dell'incarnazione attraverso l'evoluzione in coppia o anche l'iniziazione in coppia. Più si fa questo, adoperando questo approccio, che è il solo vero e funzionale, e più noi non vediamo l'ora di vedere cosa l'altro ci dice, ci appassioniamo perché abbiamo capito come funzionano gli ingranaggi e questo crea fra me e l'altro la vera unione e la risoluzione di tutti quei grossi gap, cioè problemi emotivi che ci siamo trascinati dietro per decenni. Quindi guardare l'altro proprio come te, cioè l'altro mi risponde quando io utilizzo questo approccio, mi risponde in un certo modo, ok? La risposta che mi dà l'altro, io non vedo l'ora di sentirla perché è una risposta che la mia anima sta chiedendo per lavorare su di me. E che cosa è accaduto dunque con questo approccio in questo momento, facendo un nuovo approccio? È accaduto che quello che prima faceva creare conflitto, cioè il non darmi attenzione, perché, per come, ok, io switcho. È accaduto che quindi quello che prima mi faceva creare conflitto con lui e divisione, o con lei, adesso è motivo di unione, perché unisce. Ok? Ora, la quarta domanda è: ho paura di diventare emotivamente sano? Attenzione, questo è un punto cruciale, ragazze mie e ragazzi miei, un punto chiave. Ripetiamo. Ho paura di diventare emotivamente sana o sano? Certamente, se uno psicologo fa questa domanda al suo paziente, il paziente effettivamente si potrebbe rendere conto che se lui guarisce e diventa emotivamente sano, qualche problema c'è. E vi faccio adesso un esempio, o meglio, a chi potrebbe nuocere il fatto che io guarisca? A chi è che potrebbe, fatevi questa domanda, se io guarisco e divento emotivamente sana o emotivamente sano, a chi è che potrebbe nuocere questa cosa? Adesso vi faccio un esempio. Allora, per esempio, se io sono un uomo sposato con figli, ok? E faccio il barman o il barista in un caffè della mia città, ok? E a un certo punto diventassi sempre più bravo nel mio lavoro, prendendo seriamente coscienza del mio valore e di quello che posso fare. E molto probabilmente la vita mi metterà davanti a delle scelte che risuonano proprio alla mia nuova frequenza, ossia delle scelte che rispecchiano nella realtà 3D il mio avvenuto cambiamento di coscienza, che rispecchia il fatto di sentirmi migliore, ok? Probabilmente che succede nella 3D? Perché attiriamo sempre la nostra frequenza e probabilmente nella 3D mi proporranno un tour, sto facendo un esempio, di 6 mesi sulle navi da crociera, ok? Un esempio. Oppure mi proporranno qualcos'altro che mi porterebbe inevitabilmente a fare scelte diverse rispetto a quelle che ho fatto fino adesso. Allora, cosa accade in questo momento? Che molto probabilmente si innescheranno delle paure che ci porteranno ad un autosabotaggio. Ad esempio, potrebbe insorgere istantaneamente una fobia legata al mare, paura del mare, ho paura del mare, oppure una giustificazione inerente al fatto che non si vuole lasciare i figli e la moglie per così tanto tempo. Ok. Ma che cosa sta accadendo veramente in quel momento? Sta accadendo
che la persona contatta quel conflitto e quel vantaggio secondario che gli deriva dal non risolvere il suo problema, ragazze mie. Questo è l'autosabotaggio. Ossia, ripetiamo, che cosa accade in quel momento a quella persona, che gli viene la fobia tutto un tratto del mare, o qualsiasi altro tipo di fobia? Significa che quella persona va a contattare dentro se stessa quel vantaggio secondario che gli arriva dal non risolvere il problema. Quindi l'autosabotaggio significa contattare un vantaggio secondario che arriva dal non voler risolvere il problema. Allora mi viene la fobia del mare. Così io evito di viaggiare perché in realtà il mio vero conflitto è che non voglio lasciare i miei figli o mia moglie per troppo tempo senza il padre o senza il marito. È un esempio, ma è questo che accade, ok? Ok. Quinta domanda di autoanalisi. Com'è la mia salute emotiva e le mie relazioni intime? Ossia, nelle mie relazioni più intime sono tranquilla o sono agitata? Ho paura dell'abbandono? Ho paura del tradimento? Rispondetevi anche a questa. Allora, ragazze mie, queste sono le 5 domande di autoanalisi potentissime affinché voi possiate partire dal punto in cui siete. Cioè, la risposta a queste domande mette proprio il focus sul punto in cui vi trovate adesso, per capire da dove partire, per edificarvi nel riconoscimento della vostra maestria. Cioè si deve capire da che punto siamo per partire, ok? Nulla, ripeto, nulla può accadere all'esterno che non sia una proiezione del nostro interno. Se qualcosa vi dà un forte fastidio all'esterno, ok? O qualcuno vi dà un forte fastidio all'esterno, questa è la grande opportunità per la legge dello specchio che vi sta arrivando per indagarvi su cosa realmente quella persona, quella circostanza risuona di voi al vostro interno. E quindi, quando, ripeto, qualcosa o qualcuno fuori vi dà un forte fastidio o vi fa dolore o comunque vi scatena un'emozione forte, qual è la domanda da farsi a scopo evolutivo? La domanda è: cosa ho vissuto nella mia vita che quella persona o quella circostanza mi sta rimandando in questo momento? Uno degli esempi più eclatanti che faccio spesso è quello del tradimento. Per esempio, quando l'altro ci tradisce, la domanda da farsi è: quale parte di me stessa sto tradendo? Quale parte di me stessa sto tradendo così tanto che il tradimento di lui o di lei mi fa tanto male? L'altro mi proietta il dolore che quella parte di noi ci sta intimando di guardare. Cioè quella parte di noi che chiede talmente udienza, chiede di essere ascoltata, che più il dolore fuori ci fa male, più quella parte sta insistendo per essere ascoltata. Ok? Perché sta insistendo per essere ascoltata quella parte? Perché è talmente funzionale alla nostra evoluzione spirituale che la nostra anima ci crea il giusto teatrino esterno affinché noi la ricontattiamo, le diamo ascolto, le diamo udienza. Faccio un esempio. Magari abbiamo smesso di fare qualcosa che è talmente importante, talmente che ci faceva sentire appagata a livello autonomo, al di là della relazione,
che smettere di farla ci costa molto e lo vediamo attraverso il dolore che l'altro ci provoca. Per esempio, non lo so, faccio un esempio, abbiamo smesso di dipingere, abbiamo smesso di fare bricolage, abbiamo smesso di fare una cosa, un'attitudine, un dono, un qualcosa che richiede udienza in questo momento. Qualcosa che ci faceva sentire appagate o ci fa sentire appagate nel farlo in modo autonomo. Ok? Certo è che più il dolore è forte, più quella parte, ripeto, richiede la nostra attenzione. Dobbiamo assumerne la responsabilità e agire in funzione di questo. Qualsiasi siano le vostre, se non sapete che parte è, quali erano le vostre attitudini, contattate il vostro angelo custode, perché lui ha la vostra memoria, ok? L'ho ripetuto spesso in altri video di risvegliare la coscienza. Contattate sempre il vostro angelo custode, che è la vostra parte animica, colei che custodisce tutta la memoria. Vi arrivano intuizioni e informazioni sotto forma di segni, sincronicità o immagini nella mente. Se non sapete quale parte è, anche se lo sapete, chiedete a lui il supporto per andarci incontro. Ok? Allora, il lasciare andare tutti lo possiamo fare, ok? Adesso vi spiego perché. Il lasciare andare è una capacità innata nell'essere umano e per lasciare andare dobbiamo utilizzare il potere del cuore, del nostro quarto chakra. Come si fa? Bisogna contattare il bambino ferito. Allora, adesso iniziamo questa pratica che vi aiuterà a sbloccare una quantità di emozioni che vi permetterà di ripulire, va bene? Allora, facciamolo insieme. Una tecnica molto 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 forte utilizzata in tantissime terapie. Allora, sedetevi comodi, mettetevi anche su un divano, su una poltrona o su una sedia, l'importante è che voi siate comodi, anche distesi va bene. Non incrociate braccia, gambe, mettetevi proprio rilassati, ok? E chiudete gli occhi. Adesso portate l'attenzione al vostro cuore. Sentitelo. Sentite il battito. Se non lo sentite va bene lo stesso. Osservate quello che accade. Adesso portate una mano sul vostro cuore ed entrate in contatto con i battiti. Può darsi che il vostro respiro si modifichi, oppure no. Sentite semplicemente quello che accade. Sentite il contatto con il vostro cuore che batte tutti i giorni, indipendentemente da tutti i vostri pensieri. Il vostro cuore batte, batte, è sempre lì.
batte per voi ed è vivo. Forse è tanto tempo che non entrate in contatto con il vostro cuore, in contatto diretto. Ed hai come la percezione che sia un qualcosa di strano e timido. Abbiate pazienza. Un cuore a lungo ignorato è spesso un cuore timoroso a mostrarsi, timido a manifestarsi, timoroso di un altro tradimento, di un'altra carenza di attenzione. Perciò abbiate pazienza. Restate semplicemente in ascolto. Ora, ricordate un'esperienza vissuta o qualcosa che volete vivere che vi comunichi gioia, gratitudine, condivisione. Un'esperienza in cui vi sentite molto, molto, molto felici. Bene, adesso richiamate a voi quella sensazione di bellezza, di benessere, di gioia. Sentite come il vostro petto si espande e vi fa sentire così vicini al vostro cuore. Ora siete pronti a dialogare con chi abita lì da molto, molto tempo. Siete pronti a ritrovare qualcuno che abita lì, proprio nel centro del vostro petto, per sapere anche un po' di più su qualche ferita che volete risolvere dentro di voi. Perciò adesso, continuando a restare presenti e connessi, portate l'attenzione su quel ricordo, quella situazione, dove forse eravate piccoli, bambini. Forse è qualcosa che avete vissuto come un'ingiustizia, o forse qualcosa di cui vi sentite in colpa, o forse qualcosa di cui vi vergognate, o qualcosa per cui avete rabbia. Cercate di visualizzare o di sentire come eravate in quella situazione. Cercate di calarvi totalmente in quel ricordo. E poi datevi il tempo di ascoltare cosa ha da dirvi quella parte di voi.
lasciatela parlare. Lasciatela parlare. Ascoltate che cosa ha da dirvi, le accuse che ha da fare. E mentre questo accade, semplicemente prendete coscienza di quella parte, perché questo è l'intento del lavoro di questo momento. Sapete che forse dovrete tornare a parlare con questa parte. Sì, dovrete forse tornare a parlare con questa parte. Ma per il momento è sufficiente che le chiediate semplicemente scusa per non esservi occupati finora di tutto questo. Se ve lo sentite, se lo volete, adesso promettete a voi stessi che non lascerete più sola questa parte di voi. Non accadrà più. Da questo esatto momento non accadrà più. Non importa quanto tempo ci vorrà per comprendere e riparare appieno. Non importa. Ma promettete a questa parte del vostro cuore che voi ci sarete. Sempre. Bene, tutto è perfetto esattamente per come l'avete vissuto. Tutto è perfetto esattamente per come lo avete vissuto. Adesso, quando vi sentite, aprite gli occhi. Fate un bel sorriso, anche se avete pianto, perché l'emozione passi. Allora, ragazze mie e ragazzi miei, voi adesso avete sbloccato qualcosa di incredibile e potete fare questa pratica ogni volta che ne sentite l'esigenza, ok? Questa è una delle pratiche più potenti per contattare direttamente il potere di guarigione più profondo che esiste, il potere del vostro cuore. E adesso concludiamo questo video, rilassatevi, godetevi questo meraviglioso momento di rilascio emozionale. Io vi abbraccio tutte e che Dio vi benedica.